Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, tablettino in mano, ma stavolta è uno shooter, ma non è un boomer shooter. È uno shooter veloce, diciamo un fast paced. Non ci sono chiavi, non ci sono medikit, niente, ma comunque è uno shooter che mantiene i ritmi alti. Vi ricordo che vi lascio in descrizione il mio link referral a Amazon, che se lo salvate tra i preferiti e quando visitate Amazon passate da lì e acquistate qualcosa attraverso questo link, a me Amazon riconosce qualcosa perché è come se vi avessi consigliato Amazon e a voi non aggiunge nulla al prezzo. È un metodo gratuito per aiutare il canale senza tirar fuori neanche un soldo. Grazie. Allora, noi siamo Hangerfoot, un collezionista di sneakers, e un giorno ci rechiamo al negozio per comprare delle sneakers che mancavano alla nostra collezione, ma quello che le vendeva è stato derubato da una gang. Allora noi in un modo o nell'altro riusciamo ad avere le nostre sneakers e torniamo a casa, le aggiungiamo alla collezione, ma arriva un capo di una gang di Shit City, appunto dove viviamo, che è una città governata da 4 famiglie criminali e in più c'è il primo ministro del crimine che governa su tutti. E niente, ci vengono derubate le nostre sneakers, ma è la serata cinema che dovremmo passare con la nostra ragazza, quindi ci dobbiamo dare una mossa a trovare le nostre sneakers e a tornare in tempo per la serata cinema. Questa è la storia. Allora, come avevo detto, non è un boomer shooter, ma mantiene i ritmi molto alti, anche grazie anche alle musiche molto cariche del tipo pa 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 pa, molto trunsettare, sì. Sono vecchio e quindi utilizzo il termine trunsettare. Ma avremo, non ci sono i medikit, non ci sono chiavi da trovare, non ci sono armature, non ci sono tutte ste varie robe e le armi che possiamo portare è solo una per volta e le munizioni sono molto limitate e non troveremo neanche le munizioni a giro per il livello. Però le armi sono tanti, si passa da 2 tipi di pistola, la shotgun, il mitra pesante, il lanciafiamme, la balestra, lanciagranate, insomma di armi ce ne sono parecchie, c'è anche la K47. Ma i protagonisti assoluti sono i nostri piedi, che useremo come arma corpo a corpo, infatti Hangerfoot, piede arrabbiato. Anche i nemici sono tanti, si passa dal semplice coccodrillo con la mazza, i topi con i coltelli, i tipi con i mitra, quelli con lanciafiamme, quelli col mitra pesante, i semplici scagnozzi con le pistole, i serpenti, quelli che tirano fuori i serpenti. Insomma, di nemici ce ne sono tanti e alcuni sono prima in un certo livelli, tipo i topi nelle fogne, eccetera, eccetera. E diciamo che ogni tipo di nemico è tipico della sua zona. Ma comunque, come dicevo, i protagonisti assoluti sono i nostri piedi, a cui potremo aggiungere delle scarpe, cioè le scarpe ci danno dei bonus che noi potremo utilizzare durante la partita. Allora, come si guadagnano le scarpe? Le scarpe si guadagnano ogni 5 stelle e ogni volta che supereremo un livello ci darà da 1 a 3 stelle. Dipende se supereremo soltanto il livello o faremo anche gli obiettivi secondari. E come vi dicevo, ogni paio di scarpe ha il suo bonus. Io ho trovato particolarmente utili i sandali che danno una vita extra, perché il gioco consiste in che facciamo il livello, sono 4 capitoli con diciamo 14 livelli l'uno, e il gioco consiste che appena veniamo colpiti uno, massimo 2 colpi, finiamo a terra e ripartiamo dall'inizio del livello. E la cosa vi garantisco che è molto frustrante, perché arrivato a metà livello e per una lieve deconcentrazione perdiamo, insomma fa incavolare, e avere questa vita extra aiutava non poco. Come vi dicevo, ci sono 4 capitoli, diciamo divisi in 14 livelli, e ogni fine capitolo c'è un boss di fine capitolo.
E il boss è diviso in 3 fasi che bisogna capire per superare, non basta sparare e basta. E alla fine di ogni capitolo, una volta sconfitto il boss, ci darà una delle sneakers della nostra collezione, finché le recupereremo tutte e 4. Alla fine dei 4 boss, dei 4 capitoli, troveremo il boss dei boss, ossia il primo ministro del crimine che governa la città. Che questo è diviso in 4 livelli, non difficili, oddio, l'ultimo un pochettino, ma sono rimasto parecchio deluso che l'ultimo non è una boss fight, si tratta solo di premere vabbè, sono rimasto un po' deluso, mi aspettavo una boss fight col primo ministro del crimine, sai com'è, però non si può a tutto. Comunque il gioco ha mantenuto dei ritmi molto alti, è stato molto divertente dall'inizio alla fine e quindi sinceramente mi sento di consigliarvelo. Ma da quello che ho capito, quando si affronta il boss finale c'è una scelta da fare che cambia il finale, quindi a voi spazio libero alla fantasia. Durante il gioco troveremo dei cabinati di Broforce. Io mi sono messo a giocare in uno, ho portato a termine il gioco, anche se è un Broforce molto semplificato, che comunque Broforce è sempre sviluppato dagli stessi autori. E niente, ho sbloccato un achievement così in simpatia, una cosa in più. Sì, è un gioco semplice con tanta azione, tanto movimento e niente, mi sono divertito tantissimo a giocarlo. Ok ragazzi, per questo video era tutto. Enjoy!